Guarda il tuo gatto, adesso. Magari è lì, accucciato, tranquillo. Sembra perfettamente normale. Eppure, mentre lo guardi, potrebbe avere dolore. E continuare a sembrare esattamente così, sereno, come se niente fosse. Non perché non soffre, ma perché è fatto, fin nel profondo, per nasconderlo. È una delle cose più difficili da accettare per chi ama un gatto. Lui non verrà mai a dirti che sta male. Non piangerà, non si lamenterà come faresti tu. Anzi, farà di tutto perché tu non te ne accorga. Oggi voglio mostrarti i segnali veri, quelli piccoli, silenziosi, che il dolore lascia sempre uscire, anche quando il gatto cerca di tenerlo dentro. Perché imparare a vederli, a volte, può davvero fare la differenza. E resta con me fino alla fine, perché ti lascerò una regola semplice, una sola, che ti farà accorgere di un problema prima ancora del veterinario. Ma partiamo dalla domanda più importante. Perché lo nasconde? La risposta è nella sua storia. Il gatto, per quanto dorma sul tuo divano, dentro di sé è rimasto due cose insieme: un piccolo predatore e una possibile preda. In natura, un animale che mostra di essere debole, ferito, dolorante, diventa subito un bersaglio. Viene attaccato dai predatori più grandi, viene escluso dal gruppo. Mostrare dolore per il suo istinto significava una cosa sola: morire. Così, nei millenni, è diventato un maestro nel mascherare la sofferenza. Quando il tuo gatto fa finta di niente, non è indifferenza. Non è che non sente. È un riflesso antico, scritto dentro di lui molto prima che incontrasse te. Continua a fingere di stare bene anche con l'unica persona al mondo di cui si fida davvero. Anche con te. Ed è proprio per questo che tocca a noi imparare a leggerlo. Ora, c'è una cosa che devo dirti subito, perché è qui che quasi tutti si sbagliano. Le fusa. Siamo convinti che le fusa siano la prova che il gatto sta bene. Un gatto che fa le fusa è un gatto felice, no? Non sempre. E questo cambia tutto. I gatti fanno le fusa anche quando hanno paura. Anche dal veterinario, sul tavolo freddo, tremando. Le fanno persino quando stanno molto male, a volte fino alla fine. Per loro le fusa sono anche un modo per calmarsi, per consolarsi da soli, come un bambino che si dondola. C'è perfino chi pensa che quella vibrazione, a certe frequenze, aiuti il corpo a stare un po' meglio. Quindi quel fa le fusa allora sta bene, che ci diciamo per tranquillizzarci ogni tanto, è proprio ciò che ci impedisce di vedere. Tieni a mente questa, perché cambia il modo in cui guarderai il tuo gatto da stasera. E adesso veniamo ai segnali concreti, quelli che puoi vedere tu a casa senza essere un medico. E se mentre te li racconto ne riconosci uno nel tuo gatto, scrivimelo nei commenti. Mi aiuta a capire quanti di voi stanno passando questa cosa. La prima cosa da capire è che il gatto col dolore non urla. Cambia le abitudini, in silenzio. Quel gatto che ti seguiva in ogni stanza, all'improvviso si nasconde. Si infila sotto il letto, dietro un mobile, in posti dove prima non andava mai. Sparisce. Per istinto, un animale che soffre cerca un angolo sicuro dove nessuno possa vederlo vulnerabile. Poi c'è il movimento. Saltava sul davanzale, sul tavolo, in cima all'armadio, e ora non lo fa più. O ci prova e si ferma a metà, esita. Magari sceglie posti più bassi. Non è diventato pigro con l'età, come ci raccontiamo. Spesso è dolore alle articolazioni e ogni salto è diventato una piccola fitta che lui preferisce evitare. Guarda anche come dorme e dove. Un gatto che inizia a dormire molto più del solito, sempre nello stesso punto, magari freddo o scomodo, lontano dai suoi posti preferiti, ti sta dicendo qualcosa. E lo stesso vale per il gioco. Quel batuffolo che lo faceva impazzire, ora lo guarda e basta. La voglia di giocare è una delle prime cose che il dolore spegne. C'è poi un segnale che quasi nessuno collega alla sofferenza. Come si pulisce?
Il gatto sano passa ore a lavarsi, con cura, con metodo. Un gatto che sta male spesso smette. Non ne ha più la forza, o muoversi gli fa male. E il pelo, piano piano, diventa opaco, arruffato, trascurato. Oppure succede il contrario. Lo vedi leccare in modo ossessivo sempre lo stesso punto, sempre quello. Non è una mania. Molto spesso, sotto quel punto, esattamente lì, c'è qualcosa che fa male. E presta attenzione alla lettiera. Se un gatto pulitissimo comincia a sbagliare, a fare i bisogni fuori, o entra e si lamenta, o ci va molto più spesso, non lo sta facendo per dispetto. Quasi mai è per dispetto. Il suo corpo gli sta mandando un segnale, e quel segnale passa anche da lì. Fin qui abbiamo guardato quello che il gatto fa, ma c'è anche quello che il suo corpo dice, senza una parola. E qui la scienza ci ha dato uno strumento sorprendente. Guarda la sua postura. Il gatto rilassato si allunga, si spaparanza, si fida. Il gatto con dolore si raccoglie, resta accovacciato e teso, come una pagnotta troppo stretta, con le zampe sotto e la testa bassa, lo sguardo socchiuso, fisso nel vuoto. Sembra che riposi. In realtà si sta proteggendo. E poi c'è il muso. Per anni abbiamo pensato che la faccia del gatto fosse impossibile da leggere. Poi alcuni ricercatori dell'Università di Montréal hanno studiato centinaia di gatti e hanno scoperto una cosa straordinaria. Il dolore cambia il muso in modo preciso e misurabile. Le orecchie si appiattiscono leggermente e si girano di lato. Gli occhi si stringono, il musetto si fa più teso, i baffi cambiano posizione. L'hanno chiamata la scala della smorfia felina e oggi i veterinari la usano davvero per capire quanto un gatto sta soffrendo, anche quando lui fa di tutto per non darlo a vedere. La prossima volta guarda il suo musino con occhi nuovi. Ti dice molto più di quanto pensavi. Ora, prima di chiudere, devo essere chiara con te su una cosa. Alcuni segnali non vanno mai aspettati. Sono quelli da pronto soccorso. Se il tuo gatto non mangia da più di un giorno, se smette di bere, se non riesce più a fare la pipì, se respira a bocca aperta o in modo affannoso, se si nasconde e non esce più nemmeno per te, non aspettare domani. Quelli non sono capricci e non passano da soli. In quei casi il veterinario, subito, è l'unica risposta giusta. Meglio una visita in più, fatta per niente, che una in meno, fatta troppo tardi. E arriviamo alla regola che ti avevo promesso. Quella che ti fa accorgere di un problema prima di chiunque altro. È più semplice di quanto credi. Nessun sintomo, da solo, ti dirà con certezza che il tuo gatto sta male. Il vero segnale è sempre lo stesso. Il cambiamento. Qualcosa che prima faceva e ora non fa più. Qualcosa che prima non faceva e ora fa. Tu sei l'unico al mondo a conoscere la sua normalità. Come si muove, dove dorme, quanto mangia, come ti guarda. Nessun veterinario, in 5 minuti di visita, può sapere com'era ieri il tuo gatto. Tu sì. Ed è per questo che, alla fine, il suo primo e migliore medico ogni giorno sei tu. Quindi stasera non guardarlo solo perché è bello. Guardalo davvero, conoscilo, perché è il modo più profondo che hai per dirgli quello che lui, a modo suo, ti dice ogni giorno. Ci sono. E lasciami fare un piccolo augurio, prima di salutarci. Salute a tutti i vostri gatti e a quelli che non hanno una casa. Un po' più di calma e un po' più di dolcezza per tutti noi. Perché imparare a capirli davvero ci rende persone un po' migliori. Se questo video ti ha fatto guardare il tuo gatto in modo diverso, lascia un cuore e iscriviti al canale. Ogni settimana imparo con te a capire un po' meglio questi piccoli misteriosi compagni di vita. E il tuo gatto, anche se non te lo dirà mai, te ne sarà grato.